E se vi dicessi che KTM non mangia il panettone o lo strudel, non lo so cosa si mangia a Natale in Austria, e se vi dicessi addirittura che a EICMA, fra le decine di novità che hanno annunciato, potrebbero essere esposti anche i libri contabili, e se vi dicessi con un po' di humor nero che le ragazze sulle moto potrebbero passare con il cestino delle offerte, sono 3 giorni che cerco di preparare un testo e fotografare la situazione di KTM per un video, e ogni giorno le cose cambiano in peggio da non poterli stare dietro. Oggi sono uscite delle news, ma io è un po' che le inseguo. Oggi ho dovuto fermare una situazione. Volete vedere? Vai. Ciao da Mr. Helmet. L'ultima volta che ci siamo sentiti per un video su KTM in cui contestavo l'intervista del direttore vendite Florian Kecht, che diceva che la crisi era solo rumors e l'azienda era solida, il titolo era a 23 franchi, ok? E l'azienda perdeva il 67%. Oggi, 22 ottobre, ve lo voglio far vedere. Mentre registro il video, il titolo è a 14,8. In realtà 14,7. Aumento, faccio refresh, è in questo momento. 14,7, con una perdita del 3,32 rispetto a ieri, in 5 giorni il 29%, in un mese il 40% ancora, e poi dopo i 6 mesi il 61%, dall'inizio dell'anno il 68, un anno fa era a più 71 rispetto adesso, e tutto il resto. Ok, queste sono valutazioni in tempo reale. Ok, quindi KTM, ovvero Pirer Mobility AG, che è la, diciamo che la capogruppo dove c'è anche KTM, perde quasi il 72%, ok, 37 punti in un anno. Il titolo sta a 14,7 franchi, ok? Molto importante questa cosa. Attenzione. Il signor Pirer da qualche tempo è stato esautorato. Al suo fianco è comparso un co-CEO, quindi un co-amministratore delegato. Non potendo cacciare il padrone, hanno messo uno a fargli da badante. Si tratta di Gottfried Neumeister, che ironicamente in tedesco assomiglia a qualcosa, traducendolo come nuovo padrone, ed è un uomo di fiducia del CDA, del Consiglio di amministrazione, ovvero colui che comanda adesso veramente in Pirer Mobility. Il resto del Consiglio di amministrazione è stato, come posso dire, azzerato, ok? È stato letteralmente cancellato. Sono rimasti soltanto in due. E l'ultimo a, diciamo così, a salutare è Trunkenpolz, questo signore qui. Ok, Trunkenpolz altro non è che, oltre che il figlio del fondatore di KTM, anche l'amministratore delegato di MV Augusta, quindi cacciato dal board. Ok, di questo passo non solo KTM non arriva a Natale, ma il titolo potrebbe venire sospeso prima e la gente potrebbe andare in default a dicembre, e potrebbero esserci addirittura dei problemi a fare EICMA. Ok, io vorrei sapere poi del resto, anche potendolo finanziariamente fare, con che spirito ci si può presentare ai clienti, ai fornitori, ai rivenditori, alla rete vendita, agli investitori eventuali, ma al pubblico, ai media che vengono lì a trovarti, dove tu gli racconti dei progetti dell'anno prossimo, degli investimenti che stai facendo con i piloti ospiti e tutto il resto, ammesso che correrai l'anno prossimo, perché dovete sapere che quando ci sono delle crisi così importanti, le attività sportive collaterali di promozione, di investimento, eccetera, vengono stoppate, perché ha anche un valore morale. Tu non puoi cacciare 3.000 persone
4.000, 2.000, 5.000, 700, 1.000, avere dei debiti, essere insolvente e fare le corse. Non te lo fanno fare. Non te lo fa fare il CDA, soprattutto se sei commissariato. Teoricamente non è garantito al 100%, ma grosso modo le cose stanno così. Bene, siamo diciamo così in una situazione di quelle che non si vedono nemmeno nei film americani, quelli di su Wall Street con Michael Douglas, oppure in quelle serie tipo quella bella I Diavoli, quelle basate sull'alta finanza, eccetera. Siamo al punto che per questa analisi qui, cioè analisi che poi non è neanche un'analisi, riportare dei dati, ho dovuto fare questo video già 3 volte perché non riesco a star dietro al crollo del titolo, ok? Quindi non so se mi sono spiegato. Ogni volta che facevo il video il titolo perdeva 2 punti. Allora, oggi abbiamo avuto un nuovo annuncio che è questo qui. Ve lo faccio vedere. Pirer Mobility, sviluppo del mercato della seconda metà dell'anno al di sotto delle aspettative, previsione 2024 annullata, cioè annullata la previsionale del 2024, che è una cosa questa che si fa quando la situazione è terrificante, ok? Come al solito, Pirer Mobility, sviluppo del mercato al di sotto delle aspettative, linee guida annullate, riduce il consiglio direttivo a 2 membri, ok? Questo l'abbiamo detto. Allora, le spiegazioni quali sono? Le solite di KTM. Ricordate, quando KTM è in difficoltà usa il cartoncino degli imprevisti come quello uscire gratis di prigione, ok? E quali sono le motivazioni? Ok, per i mobility, prodotti di alto margine, la motivazione in Europa non si vendono le motociclette, c'è stata una contrazione, eccetera, e quindi qual è la scusa? La solita crisi globale, ok? Quindi come al solito KTM usa questa qui. E poi dopo settore bici, ristrutturazione in primo svolgimento, smaltimento delle scorte, distribuzione delle attività e quindi ridistribuzione delle risorse, che è un altro classicone di KTM. Annullata la guida, vabbè, poi dopo riduzione del consiglio di amministrazione a 2 membri. Allora, questo è un film che KTM ci ha fatto vivere già un sacco di volte, ritirandosi 6-7 volte dalle corse con queste 2 scuse e fallendo varie volte nel corso degli anni. E quindi voglio dire, allora, revocare la guidance, ve lo spiego per chi non lo sapesse, è una previsione dell'andamento. Vanno talmente male, questa è la spiegazione, e talmente imprevedibili, diciamo così, l'andamento della situazione così, che non si fanno previsioni, ok? Che tipo di ripercussione può avere questa scelta? Questa scelta può causare una ulteriore mancanza di fiducia negli investitori e soprattutto dimostra una consapevolezza della impossibilità di raggiungere i target, cioè anche quei target di risanamento, miglioramento, eccetera, questa è la missione di non poter risolvere questi problemi. Poi ci sono delle, come posso dire, delle contromisure che in Pirer Mobility sono state prese. Una è la riduzione del board dal 6 a 2 persone, quindi è fatta per una riduzione dei costi, ma stiamo parlando di spiccioli perché insomma qui dopo vi parlerò di quanto è il debito di KTM, una ottimizzazione del processo decisionale, cioè decidono in 2, in realtà decide Gottfried Neumeister perché Pirer mi sembra sia stato esautorato e poi dimostra, come dire, che si stanno muovendo, sono vivi, fanno dei cambi di strategia. Allora io vi dico una cosa, nelle ultime semestrali il debito dichiarato era di 1,5 billions, che sono miliardi, ok? Adesso Pirer Mobility perde una cifra vicina, se non superiore, almeno queste sono le ultime fotografie, a 100 milioni, ok? Al mese. La perdita è di 100 milioni al mese. Insomma, è possibile che il debito possa arrivare a dicembre-gennaio, un momento così più o meno, visto che la situazione si sta aggravando molto rapidamente, possa arrivare a dicembre-gennaio con un debito vicino ai 2 billions, quindi con se il tuo fatturato è minore, come in questo caso 1,8, vai in default e se qualcuno vuole i soldi indietro, le banche o i fornitori, tu vai gambe all'aria o capa sotto, come dicono i napoletani, cioè fai bancarotta, ok?
L'azienda, quando dicono che l'azienda è solida, in un certo qual senso è vero, ci sono dei liquidi, però è anche vero che molti soldi ce li ha Pirer, ma sono soldi suoi, ma con un, diciamo così, un trend di perdita di questo tipo, ovvero 100 milioni al mese, fai fatica a tappare il buco che diciamo la bacinella si è già svuotata. Ok, quindi la verità è che a KTM, solo per andare pari e diciamo riprendere a respirare, servirebbero 2 miliardi circa. Ok, se le cose stanno così, io non credo che KTM correrà l'anno prossimo per i motivi che ho detto. È difficile fare le corse, quindi attività importanti ma comunque accessorie, quando la tua situazione è compromessa fino a questo punto. Poi si potranno trovare degli escamotage, le puoi chiamare ricerca e sviluppo, eccetera, ma di sicuro non fai le corse champagne e con la nonchalance con le quali le stavi facendo l'anno scorso e quest'anno hai già ridotto. Ok? Quindi le previsioni di riduzione del racing di KTM, dei marchi, delle attività dell'impegno, adesso non voglio dire la MotoGP, ok, questo non lo so, però che sono state già ridimensionate, verranno molto probabilmente ridimensionate ancora fino al rischio di non vedere, perché stiamo parlando proprio di un crack, non so se avete capito voi questo, ci potranno essere dei salvataggi, dopo li vediamo, ma comunque stiamo parlando di una situazione di default o siamo molto vicini. Ok? Questa cosa, ovviamente, la roba che salta prima, se veramente ci sono dei problemi, potrebbe essere addirittura EICMA che è alle porte, anche se già pagato lo stand, anche se già stabilito tutto. Cioè un'azienda fa fatica a presentarsi al pubblico che conosce, diciamo così, la sua condizione così com'è. Adesso lasciamo perdere MV Agusta, eccetera. Va bene. Questa cosa, come è vero il fatto che KTM, ve l'ho fatto già vedere in alcuni video, tipo questo, no? Vi ho fatto vedere tutte le volte in cui KTM ha mollato, quando ho parlato dell'ultimo video con Aki Ayo, dove qui il titolo era 23, oppure tutte le crisi passate di KTM che vi avevo fatto vedere in questo video, dove guardate dalla copertina il titolo era 2660 e stiamo parlando di un video del 4 agosto. Bene, allora questo film di KTM che si ritira, che molla, addirittura EICMA andando via e smontando lo stand, è una cosa che chi è meno giovane se la ricorda ed è già successa nel 91. Ricordate voi la livrea di quell'anno, la cosiddetta Mint and Pepper, che era queste moto qui bianche e verdi con il telaio rosso? Nel 91 c'erano queste moto e segnò un altro dei periodi bui di KTM, che al momento è in una condizione molto simile all'omino arancione. Ok? Bene, ora magari MV Agusta non è che gli salta EICMA perché è un discorso a parte, se io non voglio dire questo, però dovete sapere che al momento in cui vedrete a Milano MV Agusta e KTM, dovete considerare la loro presenza come fortemente, come posso dire, cartonata, fortemente, come posso dire, ipotetica, fortemente artefatta, perché la situazione è gravissima. E gli analisti finanziari, fra l'altro, hanno, come posso dire, stabilito che proprio l'acquisto di MV è stato veramente un'ulteriore autobastonata da parte di KTM a se stessa, perché quella liquidità non sono miliardi, ma comunque una cinquantina, un centinaio di milioni fra una cosa e l'altra, tutti forse, sarebbero potuti servire a fare interventi ben più utili, quale risanare o far ripartire determinate cose. Ma al di là di questo, la domanda è: cosa succede adesso se va in default, se succedono dei casini? Chi se la compra KTM? Allora, ammesso che noi diciamo KTM, ma c'è anche Husqvarna, GasGas, tutte quelle altre robe lì. Ammesso che Pirer Mobility verrà mantenuta intera, potrebbe andare ai cinesi, è quello che dicono tutti quanti, no? Ai cinesi di CF Moto. Però
dovete sapere che i cinesi, quello che amano, soprattutto recentemente, è lo sviluppo di marchi propri e di un'industria propria. Gli piace la tecnologia, comprano tecnologia, ma non comprano marchi. Chi compra marchi prestigiosi, Jaguar, Land Rover, no? Questo esempio qui, è Bajaj o Bajaj, come si dice, e quindi gli indiani, che sono a caccia di marchi blasonati e hanno tanti soldi quanto i cinesi e hanno con Pirer Mobility tanti rapporti quanti ne hanno i cinesi. Allora, da non escludere un intervento di Mercedes, questo lo dico perché Pirer, Stefan Pirer, no, è membro da qualche mese del consiglio di, anzi da un po', dal consiglio di amministrazione di Mercedes, che potrebbe avere finalmente realizzato il suo sogno di marchio motociclistico dopo i tentativi di acquisizione, in realtà l'acquisì ma durò poco, di MV Agusta, però non direttamente come Mercedes ma come AMG. Potrebbe anche succedere questo. Pirer è membro del CDA di Mercedes, è un po' come da noi in Italia, che quando fai casino con un'azienda subito rispunti nel CDA di un'altra, ma questo è un altro discorso. Nel frattempo i licenziamenti previsti in MV dovrebbero essere 32, mentre in Austria purtroppo i licenziamenti sono molto di più. Ma io poi alla fine finisce che sono sempre quello lungo, prolisso, che ripete sempre le stesse cose, e quello esagerato che le ingrandisce, ma è già un anno e mezzo che vi sto dicendo che questa cosa finirà così. Non si tratta di essere bravi, si tratta di avere il coraggio di non essere, come posso dire, così a libro paga da far finta di non vedere delle situazioni così gravi, ok? Impossibili da ignorare. Non tocca a voi, ma uno che fa questo lavoro si dovrebbe essere svegliato già da un po'. Ciao da Mr. Helmet.